Cari amici e follower di Solfatara News, grazie di cuore per essere con noi ogni singolo giorno, per guardare i nostri video, commentare, condividere e sostenere con fiducia il nostro lavoro. Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete partecipato alla raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Grazie alla vostra generosità siamo già arrivati all'84% dell'obiettivo in appena un mese, un passo enorme che stiamo compiendo insieme. Prima di entrare nel vivo della questione odierna, vi ricordo che abbiamo intervistato il professore Mastro Lorenzo e che potete guardare la registrazione integrale della sua intervista nel nostro penultimo video, pubblicato su YouTube. Non perdetevela perché è una fonte importante per capire quello che stiamo osservando nella caldera dei Campi Flegrei. Oggi iniziamo subito con una notizia che riguarda direttamente ciò che monitoriamo ogni giorno con i nostri droni attorno alla fumarola Pisciarelli e al cratere della Solfatara. Uno studio scientifico appena pubblicato, non un articolo di veggenza o un resoconto di magnetismi o fasi lunari, ma una ricerca condotta da ricercatori dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e dell'Università degli Studi di Genova. Secondo lo studio, nell'area dei Campi Flegrei è stata individuata una fase preparatoria ben definita che precede i terremoti più intensi nella caldera. In particolare, gli autori hanno analizzato 20 sequenze sismiche registrate fra il 2515 e il 2024 e vi hanno rilevato un aumento simultaneo della deformazione del suolo, il cosiddetto bradisismo, e dell'energia sismica rilasciata dai microterremoti. Più nel dettaglio, l'area ha mostrato negli ultimi anni un aumento costante sia dell'attività sismica che del sollevamento del suolo. E i ricercatori hanno scoperto che prima di ogni evento principale, cioè di una scossa più intensa, si verifica una fase in cui la deformazione del suolo accelera e i microterremoti accumulano energia. Hanno inoltre definito un parametro chiave chiamato strain residuo, che descrive l'equilibrio fra deformazione accumulata ed energia sismica ottenuta e che potrebbe in futuro servire a stimare la magnitudo potenziale degli eventi. Ma ecco il punto cruciale. Questo non significa che possiamo prevedere con certezza un terremoto, come dicono gli autori stessi. È ancora presto per parlare di previsioni vere e proprie. Le incertezze sono grandi e non sono strumenti utilizzabili oggi per la protezione civile. E qui entra in scena una precisazione che noi di Solfatara News vogliamo sottolineare con forza, come confermato anche dal professore Mastro Lorenzo. I terremoti non si possono prevedere. Sì, quindi la prevedibilità dei terremoti, diciamo che siamo a un punto a zero sulla prevedibilità, Assolutamente. perché questo poi comporta anche nella popolazione una cosa psicologica, perché oggi abbiamo i social, abbiamo tanti siti che parlano di queste previsioni e molti tentano di prevedere un terremoto. Quindi dice domani a quest'ora magari ci sarà un terremoto, oppure tra 48 ore, oppure tra 78 ore ci sarà un terremoto, però questo mi sembra un po', e mettono la popolazione in una condizione psicologica di attendere, e questo magari gli porta anche dei danni, perché noi abbiamo molti utenti che ci chiedono scusa, ma deve venire un terremoto? No, non lo sappiamo. Io gli dico sempre non lo sappiamo, non si può prevedere, però molti ovviamente credono in questa cosa, perché ovviamente essendo che siamo in un'area flegrea, nell'area flegrea, e molti terremoti avvengono tutti i giorni, quindi spesso indovinano anche queste persone, però diciamo, quindi lei mi conferma che quindi non sono No, non sono prevedibili. prevedibili come in nessun posto sono prevedibili. Ci sono studi, modelli e parametri promettenti, ma ad oggi nessuno può dichiarare con certezza domani ci sarà un terremoto di una determinata magnitudo. Gli studi sono importantissimi, di grande valore per la ricerca e per la gestione del rischio, ma non sono veggenza e non sono previsioni esatte, non si basano su magnetismi, fasi lunari o sensazioni. Questa recente ricerca è un esempio di studio rigoroso che non dice che il terremoto arriverà domani, ma che è stato identificato un pattern che si verifica prima delle scosse più forti. Tuttavia il quando e il quanto restano con margini di incertezza troppo alti per diventare avvisi operativi. E ora? Perché tutto questo ci riguarda da vicino? Perché oggi, sorvolando con i nostri droni la fumarola Pisciarelli e il cratere Solfatara,
Abbiamo registrato segnali che corrispondono proprio a ciò che lo studio segnala come fase preparatoria. Nella fumarola Pisciarelli abbiamo rilevato immagini in forte pressione. Il vapore vulcanico appare con maggiore vigore, le colonne sono più alte e le emissioni più intense, segni di aumento delle attività fumaroliche minori attorno alla zona principale e un livello di allerta interno della caldera che si mantiene elevato. Con l'aumento del sollevamento del suolo che osserviamo da tempo, questi elementi vanno letti con la massima attenzione. Passando al cratere Solfatara, la situazione non è migliore, anzi, è peggiorata. Abbiamo visto una bocca grande in stato di alta pressione con forti getti di vapore vulcanico, anche nelle fumarole secondarie e nelle zone alte della struttura, con un aumento evidente dell'attività termica e della deformazione visiva, che corrisponde al fenomeno del sollevamento del suolo, che lo studio ha rilevato come motore principale della sismicità nella caldera. Ricordiamo che le fumarole in queste condizioni sono indicatori, non predittori certi, di forte pressione interna nel sistema vulcanico. E quando a questo viene aggiunto l'aumento del sollevamento del suolo, abbiamo un quadro che deve essere preso molto sul serio dai residenti e dalle autorità competenti. In concreto, quello che vediamo oggi, l'attività intensa delle fumarole, il sollevamento del suolo osservato da decine di stazioni geodetiche e la microsismicità crescente può corrispondere a quella fase preparatoria di cui parla lo studio. Questo non significa che domani ci sarà automaticamente un terremoto forte, ma significa che la probabilità di un evento significativo potrebbe essere aumentata e noi come Solfatara News lo stiamo monitorando 24 ore su 24 con i nostri droni, le nostre riprese, i nostri dati visivi e geofisici. Concludendo, vi invitiamo a restare vigili, a seguire i nostri video quotidiani, nei quali continueremo a sorvolare la fumarola Pisciarelli, la Solfatara e l'intera zona della caldera dei Campi Flegrei, a commentare, a condividere e a partecipare. E ricordate che il sostegno alla raccolta fondi per il nuovo drone termico è fondamentale, perché ci permetterà di migliorare la qualità delle nostre osservazioni, di cogliere più dettagli e di fornire allarmi più tempestivi, anche se nessuno può oggi prevedere un terremoto con certezza. Grazie ancora per essere con noi, continuate a guardare, a partecipare e insieme rimarremo informati e pronti.